Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Roberto di Auto per Tutti e quindi se volete sapere qualcosa su MG, lui è la persona più giusta, è il canale più giusto per sapere tutto su MG. Allora, grazie per la referenza, spero di essere all'altezza, adesso vediamo. Sì Roberto, dai, insomma, ho visto i commenti che tanti hanno acquistato grazie a te, hanno visto cose che... Ecco Roberto, diciamo che io sono più su Renault e tu sei più su MG visto che ce l'hai. Sì, cerchiamo sempre, come fai tu, di parlare delle auto che conosciamo in modo da essere anche più utili. Esatto. Portare comunque un contributo che può essere utile a qualcuno è sempre una buona cosa, ecco. Sì, facciamo questi video un po' diversi dagli altri, non la solita recensione di 10 minuti, ma cerchiamo, anche questo sarà un video bello approfondito sull'MG e capire anche da persone comuni perché l'abbiamo presa, come va, quali sono i consumi reali, anche se Roberto ha già fatto dei video per i consumi reali, come sta andando, eccetera. Comunque adesso ne parleremo durante il video. Quindi, appunto, partiamo già per dire, Roberto, perché hai preso questa MG? Beh, allora, ho preso la MG, ragazzi, perché io ne ho già una. Per chi non lo sapesse, io ho già una MG ZS, che è un piccolo BSUV, sempre prodotto da SAIC MG, e mi sono trovato bene. Avevamo bisogno di sostituire una Polo GPL che insomma aveva fatto i suoi anni e è uscita questa MG3. Il prezzo era buono e abbiamo deciso di acquistarla. Roberto, puoi dirci quanto viene? Allora, di base il modello proprio d'ingresso parte da poco meno di 20.000 euro perché sono sui 19,9 se non è cambiato il listino. Questa è la versione Comfort, quindi la versione intermedia, e l'abbiamo pagata finita con colore extra in un'unica soluzione 21.300 euro. Quindi secondo me è un buon prezzo per un'auto che comunque ha quasi 200 cavalli perché sono 194 e 430 Nm di coppia. La paragonavo, eravamo in una sagra con un mio amico che ha il Q5, questa ha più coppia di un Q5 turbo diesel mild hybrid e più cavalli. Quindi insomma è una macchina per costare poco più di 20.000 euro, ti dà insomma la sicurezza di essere comunque agile su strada. Beh, con tutta questa e soprattutto i consumi li abbiamo verificati, riesce nonostante tutto a fare più di 22 veri sulle strade che faccio io, che è pianura extraurbana. Queste macchine ibride inverosimilmente sarebbero addirittura migliori se io le guidassi in situazione di traffico più intenso, perché riescono ad andare più piano e a andare di più in elettrico rispetto a quello che riesco a fare io sugli scavallamenti che facciamo qui in pianura, come capita anche a te. Sì. Verosimilmente Lorenzo ha una Captura GPL che è molto più efficiente di questa sulle nostre strade, però insomma la mia ragazza non voleva più il GPL per cambiare, perché insomma era curiosa comunque anche lei di provare una macchina che avesse un po' di elettrificazione, e questa secondo me per il prezzo che aveva ci stava. Beh, a quel prezzo là, al giorno d'oggi, che possono sembrare tanti, magari non so 5-6 anni fa, ma al giorno d'oggi non sono tanti soldi per un'auto. Per il tipo di macchina, perché un full hybrid che parte da 20.000 euro, per ora c'è solo lei, penso, perché non mi viene in mente adesso. Perché anche la Clio, per fare il paragone, essendo Renault, essendo siamo stesso segmento, quei 4-5 mila euro in più. Sì, costa un po' di più, sì. E i consumi sono un po' più altini sulla Renault, visto che... Allora, si assomigliano un po' come sistema ibrido, perché anche lei ha il motore termico, il motore elettrico e un generatore. Questa probabilmente, avendo una parte elettrica più cicciotta, se si riesce a stare a determinate velocità, allora riesce veramente a farti consumare zero. Cioè, per dire, siamo andati a bere lo spritz, che qui da noi si usa. L'abbiamo presa, abbiamo fatto 3,7 km totalmente in elettrico e ci siamo accorti che segnava zero di consumo. Quindi in determinate occasioni lei, se vede che è calda, che ha la batteria bella piena e tutto, riesce a fare anche in autonomia, senza che lo decidiamo noi, come magari si può fare con la Toyota, di farti fare tragitti anche discreti in elettrico. Se uno è fortunato e ha spesso queste condizioni, si arriva anche a 27, insomma, però sì, non è
la norma. Sì, ma la media sei sui 22 comunque. 22, di media. proprio, perché adesso guardavo il totale accumulato, mai azzerato da quando l'ho comprata, di 4.000 km e mi segna 4,4. Diciamo 22, sarebbe un po' più di 22 se divido il centro per 4,4, però con lo scarto alla pompa, diciamo 22 con un litro, proprio Buono. che non è male. Che se non sbaglio avevi provato anche la Yaris Cross. Sì, allora secondo me le Yaris in generale sono più efficienti, però su strade come quelle che uso io preferisco questa per una questione di reattività. Sembra strano anche rispetto alla mia ZS, che è un 1000 turbo, che comunque è una macchina che secondo me è adeguata. A parità di velocità ci metto meno tempo proprio perché è agile, cioè io se devo fare un'accelerazione, perché spesso mi metto da 0 in una provinciale di 90, con questo ci metto molto meno e per fare lo stesso tragitto di 30 km questo ci metto 2 minuti meno, senza e andando sempre da limite, proprio perché è agile. Sì, proprio, esatto. Sì, queste sono macchine, ragazzi, in segmento B, quindi la X Punto, la Renault Clio, la 208, insomma, sono macchine che sono poco più di 4 metri e in un periodo in cui più nessuno vuole fare auto di questo segmento perché il margine è poco, MG ha deciso le faccio io e secondo me alla lunga verrà premiata. Anche secondo me. Questa è la mia idea. Sì, perché cioè, tutti questi SUV B e C sono ma perché, un po' troppi. Alle case europee non piace fare più queste macchine qua, ma per una questione di costi. Okay. Cioè, mi sembrava addirittura di aver sentito qualcuno che diceva che proprio in Renault il profitto era abbastanza basso, cioè se vendi una Clio sarà 1.000 euro alla fine fra tutto quello che tu devi andare a pagare ed è poco, invece magari una Captur che ha più appeal, che è un po' più modaiola, riescono a marginare un po' di più. Quindi insomma, nonostante ci sia gente che chiede queste macchine, c'è sempre meno scelta e qua così. Bene signori, adesso guardiamo un po' l'auto, che ce la facciamo raccontare da Roberto. Allora, tu chiedi, io se riesco ti rispondo. Sì, dai, visto che la usi, da quant'è che ce l'hai adesso? Ma sai che non mi ricordo, 3 mesi, 23 mesi, ma che non mi ricordo proprio. Ok, buono, dai, andiamo a vedere un po' l'auto. Bene, allora partiamo dal frontale, bello aggressivo come vedete, la scritta MG, belle queste prese d'aria qua, anche se non passa aria, però il segno di come sono fatte sono molto sportive. E volevo chiedere, i fari sono a LED? Allora, in questa versione e nella versione base, perché questa è la Comfort che è la versione intermedia, sono semplicemente alogeni. Ah, ok. Che quindi forse si può considerare una pecca, però va sempre contestualizzato. Allora, in realtà io dico questo, se prendete quest'auto con il finanziamento, io direi di andare tranquillamente nella versione Luxury, che è la più dotata. Allora aggiunge i fari a LED, abbiamo la camera 360, delle finiture migliori, anche dei sedili, sì, metà in pelle e metà in tessuto, però insomma, secondo me se fatto in un'unica soluzione... Questa qua è l'intermedia? Sì, conviene, perché di là magari fai 4 anni di rate, butti su 20 euro, non te ne accorgi. Però insomma, sì, tutto sta secondo me nel come si decide di prenderla. Ecco. Allora, i cerchi sono da... Scusate che sono un po' sporchi, sì, sono cerchi da 16. Abbiamo piovuto tutto. Sì. Allora, perché sono così piccoli? Perché non c'è spazio. È un po' il problema che ha anche la Yaris, che non riesce, o almeno se non hanno risolto, a montare cerchi più grandi del 17, perché non c'è proprio spazio, è talmente pieno il cofano, comunque dopo lo vediamo, che probabilmente questa è l'unica soluzione che sono riusciti a mettere momentaneamente. Comunque Roberto, siamo arrivati a cerchi da 18 su macchine così, quando fino a poco tempo fa, 5-6 anni fa, un 18 era impensabile. E ci sono auto che soffrono, sembra stupido, però cerchi così grandi rendono l'auto meno agile e più lenta, soprattutto nelle riprese. Allora se è una macchina che ha tanta forza, un bel cerchio da 18 ci sta tutto. Sì. Però se comincia ad avere un'auto magari aspirata con cerchi troppo grandi non è il massimo. Più peso riusciamo a togliere dalle ruote e meglio è. Adesso magari il calcolo non è giusto, ma ogni chilo che risparmiamo sulla ruota di massa non sospesa equivale a 8 kg di peso della macchina, insomma. Non sono pochi. Non sono pochi, quindi il cerchio grande è bello, però sapete che consumate di più e non sempre è la soluzione migliore, soprattutto per il comfort. Perché la spalla alta ti aiuta un po'.
E vedo che hai freni a disco anche dietro, Sì. a differenza di tipo avevo visto la Captur non aveva i freni a disco dietro. Là so che il Renault, cioè in base alle versioni. Sì, in base alle versioni anche là. La Sì. versione d'ingresso è senza, invece come la tua ha i dischi, insomma. Ecco, vediamo il posteriore, qui neanche non abbiamo fari a LED. No, allora abbiamo sì, la firma LED anche qui e anche anteriormente in realtà, e per il resto abbiamo tutte lampade alogene. Tutto alogeno. Bello comunque, bella sportiva anche vista da dietro. Il bagagliaio. Sai cosa? Ricorda un po', mi hanno detto, la Mercedes, la classe A? la classe A, sì. Gli po' assomiglia un infatti sì. pochino, un po' più squadrata, però si vede che un po' ha preso ispirazione. Beh dai, qualcosa hanno scopiazzato, ma... Sì, beh, Insomma. ma come si dice per i cinesi, copiare è un segno di stima, non è come per noi che è disdicevole, diciamo. Ecco, esatto. Per loro se copiano è perché Perché è bello. perché sì, quasi fosse rispetto, insomma. E possiamo guardare il bagagliaio? Sì, e spero di non aver dentro un morto. No, speriamo di no, dai. Eccoci qua. Questo è il bagagliaio, comunque non è piccolo, ma non è neanche enorme, ma comunque stiamo parlando di un segmento B e qua c'è uno zaino, ci sono lì ci sono tutti gli accessori per sicurezza, se non sbaglio. Sì, c'è un po' di roba. L'unico difetto realmente grave, secondo me, vedi che non è frazionabile il sì. sedile. Secondo me questa è una pecca, perché potrebbe essere anche un'auto adatta per una famiglia, magari con un figlio. E avere il sedile frazionabile, allora uno mette magari sai, il seggiolino di qua, butta giù diventa gestibile anche magari se fate un viaggio. Non mi piace che non ci sia il sedile frazionabile. Sembra però che verrà messo nei modelli 2025, questo è un rumor, e verrà messo anche il volante che si regola in profondità. Ah, perché questo non si regola in profondità? Attualmente solo in altezza, ma poi degli interni ti spiego pregi e difetti degli interni quando entriamo. Ok. Allora adesso a proposito di interni proviamo a salire dietro e poi Sì. possiamo... Ah, la luce è già a LED anche... Sì, la luce è a LED. Ecco. Cioè, è Al l'unico- contrario della Renault che è della Captur. Ma secondo me l'hanno messa per sbaglio, dovrei guardare se altre versioni ce l'hanno. No, Cioè, comunque è LED. veramente strana sta roba. Ok, saliamo dietro. dietro che hai così- detto, boh. Sì, che così vediamo. Eccoci qua. Scusate, copro il sedile. Allora, è regolato sulla mia altezza. Adesso vediamo tu sei se- alto? Io sono 1,85 Ok. e provo a posizionarmi. Boh, comunque di te con la testa ci stai tranquillamente a soffitto, tranquillo. Allora, ho proprio 1 centimetro qua e 1 centimetro qua. E quindi in realtà se siete fino a 1,85 secondo me ci state. Dietro in realtà penso di essermi seduto abbastanza poco, però abbiamo, vedete qua, delle prese d'areazione che sono comunque rare su questa categoria perché non sono tante le segmento B che ce l'hanno, e dopo abbiamo una presa USB di tipo A che comunque fa comodo. Io lo uso, vedete qua, con un punto luce crepuscolare, quindi si accende da solo se manca luce, perché non so se tu provi a inquadrare un attimo il cielo. Sì. Non c'è. abbiamo nessuna luce di cortesia al posteriore. Questa è la stessa cosa dell'MG, della ZS che avevi. Esatto, secondo me è un modo, sì, sono delle scelte che operano in Cina per rientrare un po', per mantenere il prezzo basso, però insomma c'è parecchio buio qua dietro, questo posso confermarlo. Sì, allora hai messo il punto luce là sulla presa. Sì, almeno che uno se scende vede in piedi dove li metti. Quello insomma. sì, è la stessa cosa che c'era sulla Yaris Cross che io ho provato e non aveva nessuna luce. Hanno detto che adesso l'ha messo nell'aggiornamento, perché la plafoniera è solo lì davanti. Se almeno la mettessero qua in centro, secondo me Allora, sarebbe la soluzione. c'è gente addirittura che ha messo quelle adesive a batterie, però vabbè, la uso poco. Questa è una macchina che quasi sempre è la seconda macchina e spesso si va via anche da soli. Anche se quando ho caricato i miei genitori ho dovuto portare via amici, prendo la ZS perché va detto, questa è bella e agile e tutto quanto, però la ZS è molto più confortevole, nel senso ho più spazio, è più altina, è più barcone perché è molto più moleggiata, però per i lunghi viaggi secondo me mi stanco meno che con questa. Ok. Perché questa, anche per una questione di prestazioni, secondo me hanno irrigidito molto le sospensioni e dopo 2 ore che la guidi sei un po' più stanco. Questa è un po' la verità. Forse c'è più un'auto per fare non tantissimi chilometri quanto... No, li può fare, è proprio una questione di assetto. Lei può arrivare a New York sulle strade giuste, però sì, proprio una questione di sospensioni, di comfort. Magari sarà che a una certa età, però preferisco le macchine un po' più confortevoli. più alte, più confortevoli. Sì.
Beh, comunque dietro i sedili sono ben rifiniti, anche bella sta cucitura color bronzo qua che abbiamo. Sì, allora i sedili sono secondo me di qualità media, non posso, sì, nessun pregio in realtà e nessun difetto. Mi sarebbe piaciuto che avessero messo magari, come si trova spesso anche su macchine comunque economiche, una tasca magari per infilare qualcosina. Magari un libro, qualcosa, fa sempre comodo. Sì, se non sbaglio avevo visto su una recensione che c'era il sedile in pelle, tipo, ma aveva la tasca, forse magari... Forse allora era sì. che pensare che l'ho guidata la Luximo, ma non mi ricordavo più. Sì, probabilmente lì c'è la tasca. Sì. Sì. Poi qui, vabbè, il pannello porta plastica... Totalmente plastica. Plastica rigida, però vabbè, cioè, qua almeno avete, cioè, hai la poggia qua che è morbido, allora, in tessuto. Questa è una cosa che ho visto fare ormai su tante macchine. Nel pannello anteriore viene riportata tutto il materiale, però invece qua vedi c'è plastica, su questa semiluna, invece sulla parte anteriore abbiamo una specie di rivestimento in ecopelle. Quindi la parte anteriore viene rifinita un po' di più del posteriore, sempre per una questione di costi, diciamo. Ok, allora andiamo a vedere proprio l'anteriore, così vediamo. Allora, provo a salire dalla parte del guidatore e vedete che comunque il pannello porta anche qui sempre plastica rigida, croccantina, qui invece è morbido, è un semipelle quasi, e qua è un tessuto sempre morbido dove si appoggia il gomito. 4 finestrini elettrici, blocco dei finestrini per i bambini. Ecco, qui c'è un cane che ci sta guardando in quadro, lo salutiamo. Ciao! Salve. E allora, sulla versione che ho io, che è quella intermedia, non sono retroilluminati, questo secondo me è un difetto, soltanto questo, quello del guidatore, ha un LED per individuarlo subito, però anche come ho visto sulla Yaris Cross hanno tolto l'illuminazione da questi... Cioè su certe cose... Ma anche mio zio che ha la cosa, la Dacia Sandero, anche là non sono illuminati, vabbè, mentre adesso sulla nuova Duster per risparmiare fanno anche questo. Sulla mia ZS per dire ci sono, ecco sì, dopo vabbè. Ok, ognuno dopo mettono il LED da una parte dove non dovrebbero mettere, non mettono il LED dove dovrebbe esserci, e vabbè dai, ognuno fa la sua scelta. Ecco, volevo farvi vedere un attimo gli interni così, che poi saliamo su e Roberto ci spiega tutto il cruscotto e tutti i display. Belli sedili, sembrano quasi delle poltroncine, devono essere comodi, penso. Allora, sono molto contenitivi e freschi, questa sì è una cosa, sui sedili non mi lamento, ecco, assolutamente. Mi piace tanto anche questo, sì, questa cucitura qua a color rame, molto interessante. E comunque dai, adesso salgo dall'altra parte e ci fai vedere tutti gli interni. Eccoci qua, quindi siamo all'interno, come vedete il cruscotto è questo, non ci sono più ormai lancette, cose, tutto digitale, da quel che si vede, doppio display, se non sbaglio questo è un 10 pollici, quello centrale, il driver display è da 7? Da 7, sì. Ecco. Allora, sul driver display vedete che si vedono a sinistra gli ADAS. Roberto, raccontaci un po' te che non conosci mai. Sì, allora ve li spiego velocemente. Allora, questa è sempre una versione intermedia, gli ADAS che abbiamo a disposizione sono quelli di legge, in pratica. Sulle versioni più accessoriate abbiamo anche il monitoraggio dell'angolo cieco e del traffico al posteriore. Qui abbiamo il mantenimento di corsia, ma che non dovrebbe essere col centraggio, comunque casomai verifichiamo. Poi abbiamo, ok, lei ti segnala tramite la lettura dei cartelli se tu stai andando troppo forte e ti segnala con l'alpeggio di questo cartello o con un segnale acustico che stai correndo troppo. Poi vabbè, se torniamo alla home, ADAS. Allora, lei avrebbe come ADAS diciamo di secondo livello, vabbè, il discorso di non superare la velocità con l'imitatore di velocità, poi abbiamo il cruise control adattivo e poi un cruise control adattivo che ti permette anche una guida diciamo autonoma proprio di livello 2, perché lei tende a seguire lei la strada e a tenerti insomma in carreggiata. Infatti proprio lei gira il volante e fa proprio una guida semi-autonoma. Ovviamente bisogna sempre tenere le mani sul volante, altrimenti dopo qualche secondo lei ti fa presente che non è il modo corretto di correre. Si può poi regolare la distanza e insomma è come se io fossi in carovana e seguo una macchina. È molto, torno a ripetere, siamo su un segmento B,
con una macchina che costa 20.000 euro e guarda già che cosa ti danno in dotazione. Tanto è stato messo di legge. Allora, io dico questo, gli ADAS aiutano tanto, spesso ti salvano, però fra tutti quelli che ha questa macchina, se io ne dovessi scegliere uno, per ora terrei solo la frenata automatica di emergenza, perché quella, sì, secondo me a volte fa la differenza tra buttare una macchina e riuscire a tenerla. Sì. A tanti ad esempio non piace il mantenimento di corsia, su questa macchina non è male, ho visto anche un miglioramento rispetto anche alle prime MG4 che non avevano un mantenimento di corsia più di tanto buono, invece con gli ultimi aggiornamenti direi che si può tranquillamente tenere tutti gli ADAS attivi e non si ha tanti problemi a usarla. In realtà gli ADAS ti aiutano anche a guidare un po' più giusto, perché se hai un ciclista è giusto che andare a mettere la freccia per passare la corsia, una cosa che ogni tanto magari ci si dimentica di fare. Quello sì. Ricordiamoci che col nuovo codice della strada, se noi abbiamo un ciclista, adesso sarà obbligatorio eseguire sì un sorpasso, ma mantenendo almeno una distanza di oltre 1 metro. E ho visto che spiegavano l'altro giorno che sarà anche divertente capire se chi andrà a decidere se tu in caso di problemi sei Sempre stato o no a 1 metro. metro. Però sì, anche la legge della strada, il codice della strada cambia di continuo. Quindi sì, anche le macchine ci vanno dietro, insomma. Bene, io notavo così al momento che hai anche Android Auto wireless in questo... Sì, sarebbe col cavo, però su auto come queste, un semplice adattatore. Okay. Hai messo un adattatore? Sì, della Sunwire che mi avevano mandato in prova, funziona bene qui sulla MG. Ho notato però che questa MG 3 è molto severa invece con i telefoni iPhone, con i telefoni Apple, perché molti di questi adattatori wireless tendono a non funzionare. E comunque vabbè, ho fatto un video, se qualcuno qua se magari è incuriosito va nel mio canale la spiego. E anche i box, che io adoro i box, comunque ne ho trovato uno che funziona bene, devo sempre farli riconoscere dalla macchina come se fosse un Android, vedi? Ok. Lui se invece lo tengo e lo faccio riconoscere dalla macchina come fosse un sistema Apple, su questa macchina non parte. È così, però ad esempio col cavo il mio iPhone va perfettamente. Invece modalità wireless forse sì, l'iPhone è più severo e fa fatica a far andare sti adattatori. Vabbè, comunque è così. Bene. Comunque è bello perché c'è tutte queste divisioni qua per fascia, diciamo così. Sì, possiamo considerarli widget. Qui abbiamo la navigazione, non chiedermela perché non la uso. Ok. Cioè, ho fatto giusto, ci sono entrato... Beh, ma se hai Android Auto, metti quello lì di... Sì, giustamente ti fregano tutti i dati, però ti danno un servizio gratuito. Esatto. Sono molto intelligenti. Vabbè, qui abbiamo il climatizzatore, che in questo caso l'abbiamo spento per non fare rumore, è automatico monozona e secondo me funziona bene. Poi qui abbiamo invece il widget della multimedialità, quindi da qua andiamo in base alla sorgente, che sia Bluetooth, musica tramite USB o radio, che ricordo essere DAB, andiamo a gestirlo sempre da questo widget. Ogni widget si può entrare cliccandoci sopra, quindi è anche abbastanza semplice. È anche reattivo, vedo sì. che è molto veloce. Sì, è molto più reattivo ad esempio di quello che ho sulla MG ZS, un po' più piccolino ma comunque funziona bene. Si può comunque comandare anche dal volante. Sì, che è un bel volantino piccolo, ecco, quello non lo abbiamo detto, però bella anche sta razza qua che non è stata finita. Allora, su alcune versioni, non della MG3, ma ad esempio se guardiamo la nuova ZS e la nuova HS, qui invece hanno messo una decorazione che va a fare un volante a T e soprattutto qui vedi è in plastica. Invece sulla versione Luxury l'abbiamo in un rivestimento vinilico ecopelle, insomma. Però è molto carino. Sì, è bello anche questo nero lucido che tanti si lamentano dei neri lucidi che si rovinano, ma secondo me non... Il nero lucido è bellissimo, però ragazzi si unge in 2 secondi. Se vado a mettere le dita dopo 3 giorni, infatti sembra stupido, ma ho sempre questo. Perché, no, non sto scherzando, perché è bella, ma secondo me dopo un po' diventa una rottura di scatole. È poco pratica, ecco, diciamo esatto, così. Sì. Qua c'è il tasto per l'accensione, che vedo Allora, in
questa versione abbiamo l'ingresso normale, quindi devo comunque schiacciare il pulsante e aprire la porta, invece l'avviamento è senza chiave. Ok. Quindi sì, invece la versione Luxury ha il pulsantino e si entra anche con chiave in tasca. Poi qua vedo che ha bella sta trama qua che hanno fatto. Sì, per vivacizzare un po' la plancia ci sta. Sì. Però ad esempio vedi, qui è plastica. Proprio plastica dura, non abbiamo plastiche morbide su questo. Qua invece però è vestito in semipelle. Sono curioso di vedere negli anni quanto dura sto rivestimento. Che non si sbricioli quindi. Non so, cioè sulla AMG ZS 3 anni, perfetto. Però invece lei cos'è che ha? Qui ha un tessuto che simula il carbonio che mi piace da morire. Se l'avessero messo anche qua, secondo me facevano bingo. Comunque dai, è molto bello, dà comunque un tocco in più a questa Forse plancia. Anche per fare le differenze tra i modelli superiori che dentro in casa. Ma in realtà sì, adesso la ZS sapete che è stata rinnovata. Quella che ho io rimane a listino perché vende tantissimo ed è diventata ZS Classic. Dovrei riuscire a provare nei prossimi giorni anche la ZS Restyling, sempre con il sistema full hybrid di questa MG, e sono curioso di vedere quanto è migliorata. Anche se vedete se hanno aumentato la batteria o secondo te l'hanno tenuto uguale? No, la batteria è sempre da 1,83 kW, quindi in realtà è una batteria bella cicciotta. E questa è una mia supposizione, perché non sono un ingegnere. Lei la batteria fa così, lavora sempre, non lavora mai, cerca sempre di non tenerla mai eccessivamente piena. Come se arrivasse all'80% e poi cominciasse ad usarla e non arriva mai a zero. Quindi secondo me, per fare in modo che questa batteria duri di più, fa come fanno un po' i consigli che danno sugli smartphone, di non caricarlo mai al 100% in modo che la batteria duri di più. Quindi loro hanno detto, no, ma piuttosto di mettere una batteria costosissima, la facciamo sovradimensionata e la facciamo lavorare un po' meno, in modo che negli anni si deteriori meno. Una scelta secondo me semplice ma efficace. Fate conto, avete 1,83 kW, ma è come se ne avesse 1,1 kW reale che lei cerca di utilizzare. Ovviamente si può riempire totalmente la batteria se magari succede che fate una discesa, lei a forza di rigenerare va a saturare. E questo avevi fatto un video ho fatto un video che sì, comunque ho mostrato uno dei difetti della macchina. Quando lei va a saturare la batteria, sì, a un certo punto ti arriva l'avviso, batteria rigenerazione non disponibile, una roba del genere, e da lì purtroppo, come succedeva anche con delle Renault, non hai più freno motore. Adesso sembra che stiano sviluppando un aggiornamento dove verrà attaccato il motore termico e grazie al motore termico verrà innestata la quarta in questo caso. Io la chiamo quarta perché questo cambio ha 3 marce. Quindi abbiamo un semplice cambio a 3 marce. Non è un CVT per dire come su tante altre ibride. Perché hanno scelto un cambio a 3 marce? Perché banalmente lei ha una parte elettrica molto corposa e in basso fa tutto col motore elettrico. Quindi insomma probabilmente adesso loro comunque decideranno di far partire, almeno questa è una mia supposizione, il motore termico, attaccherà la quarta, che però è meglio di niente. Beh, ma allora quasi sarebbe da andare a provarla sta macchina per vedere come va e che riprese ha. Riusciamo a fare un giretto veloce? Sì, se volete facciamo un giretto, dai, così ve la racconto. Dai. La vediamo un attimo. Eccoci qua, quindi partiamo, abbiamo messo il cambio in D, ok, quindi lei parte già in elettrico, no Roberto? Allora, in questo momento sì, siamo in elettrico. Adesso vedete, io sono in normal, la uso sempre in normal perché secondo me è comunque la modalità di guida più equilibrata qui su queste strade. Anche perché se mettiamo in sport lei comincia a chiedere gli extra al motore elettrico. Calda. Vedete, ragazzi. Lei spesso sembra una macchina elettrica proprio nel modo di guidare, e anche la funzione rigenerativa ricorda tanto quella di un'auto elettrica, perché riesce a rigenerare tanto quando io vado a mollare l'acceleratore. Adesso se Lorenzo inquadra, adesso io comincio ad accelerare e vedete che riesce a rigenerare quasi 20 kW. Si può addirittura aumentare la potenza rigenerante andando a metterla forte, però secondo me diventa troppo attacca e stacca
e dato che guido anche spesso una macchina semplicemente turbobenzina, preferisco tenere questo tipo di rigenerazione in modo da avere anche un po' di veleggio. Però silenziosissimo. Cioè, ma adesso si sta andando il termico? Allora sì, in questo momento c'è il termico. Allora adesso, se riesci a inquadrare qua, cerco di farvi vedere. Allora, adesso vado nella pagina dei flussi, ecco qua. Allora adesso lei è in parallelo, quindi il motore termico sta dando trazione, ma allo stesso tempo sta facendo corrente per alimentare la batteria. Invece in questo momento il flusso, vedete, è diventato totalmente giallo nella parte superiore e sulla parte sotto abbiamo gli indicatori della batteria. In questo momento, a questa velocità, lei sta facendo lavorare solo il generatore, quindi praticamente il motore termico sta facendo soltanto corrente, e in questo momento invece no, è tornata ancora a fare solo da generatore. I giri non sono tanto alti, adesso magari qui il limite è 90, posso anche salire un po'. Madonna. Sì, è molto responsiva. Si sentono i cavalli, sì, qua. Lei ha innestato, pratico facendo la climatizzazione. Lei, a parte adesso, vabbè, mi sono un po' distratto. Avete sentito il cambio marcia, lo fa, il primo che sentite di solito è verso gli 80 km/h, proprio perché lei tende a gestire tutta la parte bassa, a basse velocità col motore elettrico, quindi sì, questo cambio è un po' particolare. No, comunque è molto silenziosissimo, il motore proprio non si sentono più i frusci d'aria che quello, un po' sì. Il rotolamento delle ruote, ma se no per il resto... Allora io ti dico la verità, non è silenziosissimissima, però ad esempio ho guidato una Taigo, una Volkswagen, che era molto più trattore di questa comunque, nonostante spesso il motore termico si faccia sentire, non è molto rumorosa, ecco. Ma si sente quando schiacci l'acceleratore, basta che lo sfiori un attimo e... No, lei è molto, molto agile, questo è il punto di forza di questa macchina. Praticamente avete le prestazioni di una segmento C a 20.000 euro sì. E consumi che comunque, come avevamo detto prima, non sono male, perché questa è la media di 4.000 km e penso che 4,4 sia anche onesto, perché non sono di quelli che dicono che questa macchina fa sempre i 27 o i 25, però sempre in base alla cavalleria, 22 km con l'un litro, averceli sempre, ecco. Beh sì, magari averla con la tua. Ma la mia fa 18, ma perché io là invece sulla ZS sto più attento, proprio perché cambia totalmente il sistema di guidare. La ZS ti porta ad avere una guida più pacata e confortevole, te la gusti di più. Questa è più la differenza. Questa qua è bella secondo me se vai in montagna, vai su e giù, tornanti o... Allora, è sempre quello discorso, finché la batteria ti diverti. Quando finisce la batteria? Quando che finisce la batteria, no, va sempre su bene, perché riesce il generatore fa il suo lavoro, però non hai più i 400 e passa Nm di coppia che hai nei primi chilometri, specialmente su salite ripide, e là probabilmente posso calcolare che tu lavori con la coppia dell'elettrico o poco meno. Ne hai comunque sui 200, che non è più che sufficiente per salire, però sì, tutte le full hybrid, secondo me, perché comunque anche con la Yaris Cross mi sono reso conto di questo, se abitate veramente in quota non sono auto adatte, proprio per come sono strutturate. Sono invece macchine perfette per dove vivo io e dove vive Lorenzo, quindi grandi scavalli tra un paese e l'altra, porti a casa buoni consumi e viaggi sempre in comfort. E anche in città macchine come queste sono assolutamente da comprare. Comunque è anche molto spazioso secondo me, soprattutto davanti si sta comodi, belli larghi. Sai che le segmento B sono cresciute, cioè questa è una Golf 3. Una Golf 3 di 20 anni fa è grande come questa macchina, quindi questo è un segmento B, scusate, che è grande come erano delle segmento C di qualche anno fa. Infatti secondo me ci si sta comodo, io e te siamo comunque alti e anche seduti dietro ci si stava, insomma.
Cioè io sono montato l'altro giorno su una Fiesta e sembrava quasi la metà come spazio di larghezza e anche di... Allora, questa è comunque tra le più grandi, perché comunque oltre i 4 metri, quindi sì, i centimetri ci sono, forse non sono sfruttati al massimo, ma comunque spazio c'è. Guarda anche qua, cioè, Sì, un spazio ne hai, puoi anche un bel vedere. le ginocchiere a pallavolo. Sì, guarda, tranquillamente, veramente c'è spazio, ce n'è anche qua, c'è aria, c'è spazio. Sì, anche io ero seduto ieri là, perché comunque questa ricordo essere l'auto della mia ragazza, e la faccio guidare a lei anche perché gli piace. Per esempio dovevo tirare sulla borsa per passargli una cosa, un fazzoletto, e non ho avuto problemi a tirarla su. Beh, questo è un esempio che sembra banale, ma invece quante volte succede che hanno la borsa e devi tirare su qualcosa e non ci stai con le gambe o non ci passa? Sì, su certe macchine la plancia magari viene troppo in avanti e forse un gancio per la borsa ci stava. Qua ci stava tutto quanto, perché qua di spazio, guardate qua quanto ce n'è. Ma come avevamo detto prima, gli interni hanno alcune diciamo ingenuità. Anche il fatto che le cinture di sicurezza non siano regolabili in altezza non mi piace. Si può ovviare magari se si è bassi col sedile, nessun problema. Però ad esempio se il sedile di là può essere scomodo perché non si regola in altezza, quindi magari uno troppo basso si trova la cintura sul collo, ovviamente deve essere molto basso, quindi questo è un po' un difetto. E il volante ad esempio si regola, come avevamo detto prima, solo in altezza, però ci sto. Quindi non si regola in profondità? No, come avevamo detto prima dovrebbe essere messo dalle versioni del 2025, quindi fra qualche mese probabilmente chi la compra si troverà anche queste regolazioni, che secondo me sono importanti. Bene. Roberto, che dire? Penso che chi sta guardando il video, non penso ci siano tante domande da fare, anche perché comunque in caso se fa delle domande mi aiuterai a rispondergli, magari ogni tanto dagli un occhio al video. Allora, a me piacciono tanto i video di Lorenzo perché sono proprio sinceri, perché tagli ne abbiamo fatti uno proprio perché dovevo soffiare il naso. Però cerchiamo un attimo, queste sono macchine che noi guidiamo, quindi posso portare un'esperienza che è un po' di più di quella che anche, come succede anche con me e Lorenzo, anche quando si provano delle auto non sempre le abbiamo a disposizione per tanto tempo. Invece qui, avendola guidata di persona per un paio di mesi, penso di poter dire un po' tutto. È un'auto che consiglio, sapete che ha dei compromessi, però sono anche auto che fortunatamente, grazie alla possibilità di intervenire sul software, migliorano di anno in anno. Bene, quindi adesso ho girato la telecamera così ci vediamo tutti e due, e adesso noi ritorniamo dove siamo partiti. Non faccio la chiusura da vicino alla macchina anche perché fa freddo oggi. Sono 3 gradi, ragazzi. Infatti siamo qui un po' congelati. Ed è domenica mattina, perché io i video riesco a farli domenica mattina perché durante la settimana lavoriamo. Siamo delle persone normalissime, no? Roberto, non viviamo di questo. Non viviamo di questo, è un grande hobby e grazie sempre a voi che guardate anche questi piccoli canali. Insomma, esatto. Ci fa piacere. Che penso che siano i canali più reali, che vedo che stanno cercando comunque. I complimenti ce ne sono tanti, ci sono anche tante critichette sotto, perché sembra quasi che diciamo fesserie, ma noi diciamo come la viviamo, no Roberto? A me hanno detto, sempre colleghi, a te Roberto non danno le macchine perché dire casomai lui andrà a mettere un bip? Sì, perché comunque secondo me è giusto provare, sempre nel limite di quello che si riesce a spiegare, a raccontare anche se le cose non vanno. Esatto, secondo me le cose vanno raccontate così come sono, cioè è inutile da dire, ed è questo che io prima di acquistare una macchina vado a vedere le recensioni, bene, voglio sapere veramente come va, cioè è inutile che mi vengono a raccontare che fa 40 con 1 litro e dopo infine fa 20, cioè, e queste qua dopo 4 mesi e 4.000 km abbiamo la media reale, cioè è logico che magari c'è qualcuno che consuma meno di Roberto o consuma di più, visto della tua ragazza, però dipende sempre dai stili di guida, ma qua abbiamo portato una testimonianza reale e nessuno può dire niente. Bene signori, che dire, io ringrazio Roberto di essere stato disponibile a fare questo video, seguitelo, Auto per Tutti, vi lascio comunque l'account dove andate nel suo canale, perché lì se volete sapere qualcosa di MG trovate tutto. Poi adesso
come diceva prima, forse proverà la ZS nuova, che sono molto curioso di vedere com'è anche negli interni e come hanno rifatto. E già questa qua l'hanno cambiato un po' dalla tua ZS come impostazione, diciamo. Allora, come qualità di materiali è più moderna. Più moderna. Sì, l'altra era un po' più classicheggiante, ricordava un po' le Audi di qualche anno fa. Bene signori, grazie a tutti, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito anche questo. Noi per fare video abbiamo bisogno di iscritti, più iscritti abbiamo e più video riusciamo a fare. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao ragazzi. Ringrazio ancora Roberto, ciao ciao. Ciao.